Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici di Radio Rossonera, 5 novembre del 2025, mercoledì di Champions League, ma noi invece siamo qui, ahimè, Henry, un po' invece a fare ancora la conta degli infortunati, perché ci sono due notizie, una non particolarmente positiva, una un po' fastidiosa. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati Simo, ben ritrovati ai nostri ascoltatori, a chi ci supporta attraverso i mi piace, cliccatelo, ci mettete un secondo e non vi costa niente, chi commenta questo video, chi è abbonato, chi è iscritto, insomma ragazzi, come vi diciamo quotidianamente, grazie di cuore per farci andare avanti. Da che cosa vuoi iniziare, Henry? Dalla brutta o dalla fastidiosa? No, iniziamo dalla brutta perché nella fastidiosa ho bisogno di caricarmi un po' per infastidirmi bene, quindi parti da quella brutta che è brutta purtroppo, però la esauriamo in poco e poi la accantoniamo. Allora, questa è la brutta, diciamo, ovvero Santiago Jimenez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dove spiega che si deve fermare perché ha giocato tanto con una lesione alla caviglia, non gli ha mai permesso di essere al 100% e quindi ci ha giocato sopra, ha provato ad aiutare la squadra, ma alla fine adesso alza bandiera bianca e quindi si deve fermare per curare la caviglia. Ora, la domanda è dove, come, quando e perché? Cioè, capire quanto sarà fuori. Sicuramente non ci sarà sabato con il Parma. Vediamo se la sosta gli permette a questo punto. Non mi immagino che venga chiamato, non mi immagino. E quindi restando a Milano ci sarebbe la possibilità di curarsi, magari essere disponibile per il derby. Fatto così, insomma, sabato per l'attacco siamo ancora con la situazione di invece domenica sera, quindi con Kunku, con Leao. Forse Pulisic Sì, per la panca. esatto, stavo per dirti proprio questo, nel senso che la speranza è che almeno Christian Pulisic possa tornare a essere dei nostri. Naturalmente, per fare un messaggio così, Santiago ha davvero, cioè, sta davvero attento, no, a questa caviglia e quindi speriamo che possa riprendersi presto. Io spero che venerdì in conferenza stampa venga chiesto ad Allegri dove, quando Santiago Jimenez si è fatto male, sempre che lo sappia, che magari è qualcosa di diciamo più retrodatato, legato alla nazionale, non lo so, che appunto venga fatta un po' di chiarezza sul periodo di stop di Santiago Jimenez, che per carità abbiamo detto anche più volte di noi non ha impattato bene questa stagione, ha fatto qualche discreta prestazione, però non ha segnato di fatto gol, se non quello un po' in Italia, e quindi bisogna capire un po' come starà. Poi che Pulisic possa rientrare, sì, che non venga in mente, se dovesse star bene, di rispedirlo negli Stati Uniti, perché adesso ci avviamo, e tra poco ne parliamo, dalla seconda notizia, quella più fastidiosa. Io sono già stufo di questa pausa nazionali e deve ancora iniziare, Simo. Sono già stanco, mi ha già stufato oggi. È il 5 novembre, la pausa nazionale inizia tipo il 9, 10, 11 novembre. Io sono già stufo. Quindi, insomma, è ovvio che le Ankunku in questo momento sono quelli che stanno meglio, quindi io immagino possano partire dal primo minuto al Tardini contro il Parma, però comunque almeno il recupero di Pulisic sarebbe molto importante. Poi è vero che Allegri sta schierando talvolta, soprattutto dalla panchina, Loftus-Cheek in quella zona di campo lì, no? a supporto della punta, fare da collante tra il centrocampo e l'attacco. Però comunque, ecco, avere un Pulisic che sta bene dalla panchina schifo non farebbe, al netto di una non convocazione con gli Stati Uniti, perché se no chiamo io direttamente Pochettino e mi lamento. Allora, sì, allora, per Pulisic non ci dovrebbero essere problemi, nel senso che probabilmente si aggrega al gruppo, probabilmente va in panchina a Parma, probabilmente non parte però per gli Stati Uniti. Quindi, insomma, sono tre buone notizie.
Per quanto riguarda Santiago Jimenez, insomma, l'abbiamo detto, adesso bisognerà capire chi giocherà e come giocherà. Io penso che comunque giocherà ancora Leao e Nkunku, non penso che vedremo Loftus-Cheek, al netto del fatto che con il Parma, insomma, ci sarebbe la possibilità sì di avere Pulisic, ma anche di magari avere un Yajar dopo un'altra settimana di lavoro, insomma, di avere qualche altro rinforzo lì in mezzo al campo che possa tenere botta. Per il Parma non mi immagino, e spero che si faccia di tutto per anche nasconderlo, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot che ha avuto una lesione al polpaccio. Non ha avuto, so, il classico stiramentino al flessore. È una lesione al polpaccio e non si può rischiare né con il Parma né con la Francia, perché sono usciti i preconvocati, cioè la lista allargata dei convocati per le 2 partite della nazionale francese in questa sosta, e nella lista dei preconvocati c'è Adrien Rabiot. Ma io dico, ma se un giocatore salta 4 partite, anche se magari dovesse tornare per fare forse la panchina col Parma, ma nemmeno quella, ma cosa, cioè, io capisco, che ne so, la nazionale, boh, dimmene una a caso, che non voglio far torto a nessuno, però, boh, la Una nazionale nazionale minore che lì si gioca minore, magari l'accesso ai playoff, che si gioca l'accesso al mondiale, che è sul filo del rasoio, che ha magari no, anche poche stelle a disposizione. è quello, e che soprattutto non ha centrocampisti di livello. Ma la Francia può fare 2 squadre a centrocampo. Ma cosa serve preconvocare Rabiot? Dai, veramente è andarsi a cercare il problema col lanternino. E onestamente qui il Milan un po' dovrebbe, qui sì, insomma, mettere un po' di peso, del tipo, no, non ha giocato 4 partite con noi perché forse dovrebbe aggregarsi a voi con minuti 0 nell'ultimo mese. Sta qui. Ma non c'è neanche da discutere, non c'è neanche da inserire nella lista dei preconvocati, non c'è nemmeno il retropensiero in teoria di portare Rabiot in questa pausa nazionale. Già il fatto che faccia questa mossa a me onestamente piace poco, cioè, sembra veramente non una sfida, però voler mettere benzina sul fuoco quando in realtà non serve. No, sì, ma sai cosa? Non mi piace questa mossa della Francia, ma non avevo dubbi che qualcosa del genere sarebbe accaduto, perché non siamo nuovi a situazioni del genere con Didier Deschamps e anche altre squadre, non solo il Milan in passato. Cioè, Deschamps, per carità, ha ottenuto anche dei successi con la Francia, però a livello di gestione e di rapporto con i club non è mai stato, diciamo, l'allenatore o il commissario tecnico preferito dei club che allenavano giocatori francesi, per usare un eufemismo. Però il Milan qui, partiamo dal presupposto che anche Rabiot potrebbe alzare il dito e dire scusatemi, no, non vengo, ce ne sono 1000, sono stato male, voglio recuperare col Milan perché già la scorsa sosta l'abbiamo gestita malissimo, non vengo. Potrebbe farlo anche Adrien Rabiot, Detto questo, Per me l'anno dei mondiali non lo fa nessuno. ok, l'anno dei mondiali non lo fa nessuno, benissimo. E allora l'AC Milan dovrebbe alzare il dito, il telefono e farsi sentire, perché non può succedere, cioè non va bene. Soprattutto, Simo, mi verrebbe a dirti una cosa, Adrien Rabiot è un po' un adepto di Deschamps. Io non credo che Sì. abbia questo rischio come un adepto tra l'altro di tutti gli allenatori che ha avuto, più o meno. Non credo che abbia questo rischio di non andare al mondiale se dovesse star bene. Cioè, Rabiot è nel giro della nazionale, lo è stato anche quando era al Marsiglia, arrivato in ritardo di condizione dopo che gli era scaduto il contratto alla Juve, eccetera, eccetera. Quindi per me questa paura, nel caso specifico di Rabiot, non ci deve essere. Ecco, anche perché, caspita, cioè se ti convoca dopo che sei stato un mese fermo, dovrebbe venirti il pensiero di dire, mi preconvoca se sono stato fermo,
allora dai, vuol dire che su di me ci punta talmente tanto che vorrebbe portarmi anche con l'infortunio che mi sta terminando. E quindi dovresti dire, guarda mister, va bene, ok, avrei risposto, ma ancora non sono al top e devo guarire, se no altrimenti rischio magari di più avanti, perché potresti anche farsi i ragionamenti, Però ecco, qui il Milan e Rabiot secondo me devono un attimino rimettersi in riga, sia il Milan che Rabiot, per quanto sappiamo Deschamps è così, non è che si fa problemi, non è che ha paura, non è che... Eh, cioè io mi Cioè, metto nella testa di Rabiot per certi versi, Henry, e ti dico, caspita, Teo ha fatto 1 anno e mezzo fuori, 2 dalla nazionale perché i rapporti erano quello che erano e se è privato di Teo Hernandez, lo stesso. Se io mi metto di mezzo e lui si mette storto, non è che fa la stessa cosa con me, tanto siccome si gira, ne ha altri. Io cioè, lo so che è una sorta di Allegri bis Deschamps per Rabiot. Tra l'altro poi prima o poi dovranno spiegare il perché Rabiot sia una sorta di figlioccio di tutti. Ma al di là di è questo, forte. sì, perché è forte, è ovvio. Però mi sembra una situazione un po' dove ce la si veda veramente a cercare, ecco. Un po' proprio fastidiosa. Anche perché se per caso gli viene il giro che lo convoca, lui deve rispondere. Quantomeno deve andare a Parigi, farsi visitare e poi i medici dicono a Deschamps, no, guarda, ancora non è a posto del tutto, meglio mandarlo a casa. Oppure, se da noi viene ritenuto valido per aggregarsi barra far panchina a Parma, o comunque è lì per rientrare i medici della nazionale francese, quindi lo vedono che è sano, non possono neanche dire no, mandalo a casa. Cioè, è una situazione un po', cioè, andrebbe tagliata la testa al toro a monte, cioè, non viene, punto. Sì, ma io infatti fossi Max in conferenza il venerdì direi che Rabiot non c'è, ancora un piccolo fastidio, sento un Eh, po' di dolore, è a posto e quindi non viene. Poi, intanto così, cioè, ripassi tutto nella palla della Francia e di Rabiot, nel senso che se il tuo allenatore del club non ti convoca, non sei presente nemmeno in panchina, dice che hai ancora un po' di fastidio e poi tu rispondi alla convocazione della Francia e la Francia ti convoca, allora c'è qualcosa che non va. Però intanto è un ributtare il pallone dagli altri, perché non è che possiamo sempre fare la parte dei fessi noi, che cioè fai arrivare Rabiot in panchina, poi viene convocato e fa 160 minuti con la nazionale, cioè anche basta, questa situazione anche basta. Dobbiamo anche un po' infurbirci, secondo me. Cioè io capisco che in società, a parte allegretare, non è che abbiamo questi luminari del mondo del calcio, anzi tutt'altro. Però comunque bisogna infurbirsi in situazioni di questo tipo, secondo me. Reni, siamo arrivati in chiusura, sperando di darvi una buona notizia a breve, cioè del fatto che Deschamps cancella dalla lista dei convocati poi finali Adrien Rabiot. Ci ritroviamo stasera per l'assemblea dei soci, poi ovviamente i passaggi intermedi alle 13 lancia, alle 16 il talk. Grazie a tutti, Henry, ciao. Ciao, ciao a tutti, mi raccomando, non perdete gli appuntamenti di oggi perché anche oggi è una giornata importante, essendoci l'assemblea, insomma, ve la racconteremo, ve la commenteremo e niente, state con noi.